Bonjour à tous, je suis Mauro Margherita, PDG de Kenosystec. Pendant cette heure que nous allons passer ensemble, nous vous parlerons des technologies de dépôt sous vide poussé, qui sont de plus en plus populaires dans vos domaines d'application. Je suis accompagné aujourd'hui de l'ingénieur Stefano Perugini, directeur technique de Kenosystec, et de l'ingénieur Antonio Angolemme, directeur des ventes. Nous avons prévu 15 minutes à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions, mais si vous voulez les poser pendant la présentation, vous pouvez le faire librement en les envoyant directement à M. Simone Colombo. Et M. Angolemme, à la fin, va les commentaires en direct. Vous pouvez également demander les diapositives de la présentation en envoyant votre courriel à M. Angolemme, qui vous les enverra après à la fin de l'événement. Vous trouverez ces coordonnées dans les commentaires du live. Mes collègues et moi-même nous parlerons en italien et seront assistés par Madame Nive Verrusio pour la traduction en français. Merci de votre temps. Avanti. Come accennavo all'inizio, il PVD si sta affermando sempre di più sul mercato, in quanto si differenzia da altre tecnologie di deposizione per via della sua natura green e per via dei vantaggi estetici e funzionali che possono essere ottenuti con l'uso di questi procedimenti. Bonjour. Comme je vous le disais au tout début, le PVD, le dépôt en phase vapeur, est de plus en plus populaire sur le marché car il se démarque des autres technologies de dépôt par sa nature écologique et par les avantages esthétiques et fonctionnels qui peuvent être obtenus grâce à l'utilisation de ces procédés. Vi darò una veloce panoramica avanti su Kenosystec e sulle tecnologie patentate che ci sta richiedendo il mercato. Poi avremo anche un breve video dove mostreremo le fasi di un processo PVD fatto presso un importante cliente di Kenosystec nel campo rubinetteria ed accessori doccia. Successivamente l'ingegner Perugini vi darà maggiori dettagli da un punto di vista tecnico e quindi l'ingegnere Angolemme vi mostrerà prodotti, i servizi Kenosystec per il settore industria e nello specifico anche per il mercato francese. Infine ci sarà, come dicevo, uno spazio dedicato alle vostre domande. Alors, je vais vous donner un aperçu rapide de Kenosystec et des technologies brevetées que le marché nous demande depuis longtemps. Puis, nous aurons aussi une courte vidéo où nous allons vous montrer les étapes d'un processus PVD auprès d'un de nos clients qui s'occupe d'accessoires de salle de bain, de robinetterie en particulier. L'ingénieur Perugini va vous donner plus de détails du point de vue technique chez un important client et puis l'ingénieur Angoulême va vous présenter les produits et les services de Kenosystec dédiés à la France pour le secteur industriel et enfin il y aura un espace dédié à vos questions. Avanti. Kenosystec da oltre 40 anni opera su tutte le tecnologie di deposizione in alto vuoto, fornendo macchine industriali ad alta performance con un occhio molto attento alle necessità di customizzazione dei clienti. Depuis plus de 40 ans, Kenosystec travaille sur toutes les technologies PVD de dépôt sous vide poussé et fournit des machines industrielles de très haute performance en tenant compte des besoins et des exigences de customisation de nos clients. Avanti. Kenosystec può fornire varie tipologie di macchine, da quelle batch agli impianti in linea ad altissima capacità produttiva e copre tutte le esigenze estetiche e funzionali dei settori industriali. Kenosystec donc peut fournir plusieurs types de
machines et de lignes de production, à la fois des machines patch ou des installations en ligne à très haute productivité, couvrant ainsi toutes les exigences esthétiques et fonctionnelles du secteur industriel et de la filière. Avanti. Come vi dicevo, il PVD si sta affermando grazie a 3 elementi distintivi. Il primo sono le caratteristiche green della tecnologia. Non lascia residui, non richiede l'uso di sostanze tossiche. Il secondo sono le alte caratteristiche funzionali che rendono i prodotti finiti più resistenti alle diverse sollecitazioni. E un altro elemento importante sono le caratteristiche estetiche, soprattutto quelle ottenute tramite il metodo sputtering. Alors, comme je vous le disais, le PVD gagne de plus en plus de terrain grâce à 3 éléments marquants. Le premier, ce sont les caractéristiques écologiques de cette technologie qui ne laisse aucun résidu et qui ne nécessite pas d'utilisation de substances toxiques. Deuxièmement, les caractéristiques fonctionnelles sont très élevées et elles rendent les produits finis plus résistants aux contraintes. Et un autre élément très important, le troisième, les caractéristiques esthétiques sont remarquables, en particulier celles obtenues par la méthode de pulvérisation cathodique. Avanti. I campi di applicazione sono molti, sono numerosi. È una tecnologia che inizialmente, quella del PVD, era concentrata nel settore dei semiconduttori e ormai da anni, da diversi anni, si sta affermando in altri settori, la rubinetteria, la gioielleria, l'automotive et altri settori industriali. Alors, les domaines d'application sont vraiment nombreux. Après avoir été une technologie qui, au début, était concentrée seulement sur le PVD dans le secteur des semi-conducteurs, depuis quelques années, plusieurs années, elle s'est imposée dans des secteurs différents tels que la robinetterie, la joaillerie-bijouterie, l'automobile et bien d'autres industries. Avanti. In particolare nel settore industria, che noi anche genericamente chiamiamo settore decorativo, Kenosistec dispone di 3 patent internazionali a livello mondiale. Sono IPPO, BioK e Chrome Plus. Molto brevemente, IPPO è una tecnologia di deposizione sputtering, ma ha una velocità 10 volte superiore ai normali catodi di sputtering ed ha una bassa temperatura di esercizio di lavoro, il che rende possibile applicare questa tecnologia a substrati termosensibili. BioK è invece una deposizione sempre fatta tramite IPPO di un deposito trasparente patentato dalle caratteristiche antibatteriche e antivirali certificate. Infine, Chrome Plus è un processo di cromatura totalmente PVD, anch'esso patentato e studiato per componenti in plastica, capace di superare tutti i test automotive che normalmente sono considerati essere quelli tra i più gravosi nei vari settori industriali. Alors, plus précisément, dans le secteur de l'industrie, ce que nous appelons l'industrie décorative, Kenosistec possède désormais 3 brevets déposés à niveau mondial, IPPO, BIOC et Chrome Plus. IPPO est une technologie de dépôt par pulvérisation cathodique, mais dont la vitesse est 10 fois supérieure à celle des cathodes de pulvérisation cathodique, sputtering, normale, et dont la température de travail est réduite, ce qui permet d'utiliser des substrats thermosensibles. BIOC est une méthode toujours IPPO de dépôt, mais transparent et breveté aux propriétés antibactériennes et antivirales certifiées. Et enfin, nous avons Chrome Plus, qui est un procédé de chromage en phase vapeur PVD 100%,
breveté lui aussi, conçu pour les composants en plastique, capable de satisfaire et de répondre les tests du secteur automobile, connu pour être parmi les plus sévères de l'industrie. Avanti. Adesso vi mostreremo un contributo video realizzato presso la società Almar, che è una delle più importanti realtà di componenti bagno in Italia e in Europa e nel mondo, e con sede vicino Varese. Loro hanno oggi 2 nostre macchine, una di esse equipaggiata con Hippo, arco catodico, e a breve avranno anche BioK. Almar si sta affermando come una delle realtà più dinamiche nel proprio settore in termini di innovazione, ed è quindi con immenso piacere potervi offrire uno sguardo più dal di dentro, da vicino, alla loro catena di produzione. Ringrazio il titolare della Almar per la disponibilità che ci ha mostrato, rendendoci possibile queste riprese e la divulgazione. Buona visione. Alors, nous allons maintenant vous montrer une courte vidéo réalisée chez Almar, un des plus importants fabricants d'éléments pour salle de bain, non seulement en Italie, mais aussi en Europe et dans le monde entier, qui est implanté près de Varese. Actuellement, ils ont intégré certaines de nos technologies, 2 machines en particulier, qui sont intégrées avec le système Hippo, l'arc cathodique, et bientôt, ils auront aussi une ligne avec BioK. Almar est en train de s'imposer comme l'une des entreprises les plus dynamiques dans son secteur en termes d'innovation. Et c'est avec grand plaisir qu'alors nous vous proposons de découvrir de plus près toute sa chaîne de production, tout en remerciant le patron de Almar qui nous a donné la permission de visiter et de filmer son site de production. Bonne vision.
Buongiorno Marco. Buongiorno a te Antonio. Grazie per accettare l'invito. Ringrazio voi per questa opportunità. Una semplice domanda: perché la scelta del PVD come processo di finitura? La scelta del PVD, che risale praticamente alla fine del 2017, è dettata dal fatto che le esigenze del mercato erano rivolte a un discorso di finiture e di colori. Era sempre di più richiesto, oltre alla finitura cromata, che è quella standard, di avere i prodotti, quindi di poter fornire ai nostri clienti i prodotti anche in altre finiture, dove fino a quel periodo dominava un discorso di trattamento galvanico speciale. Da quegli anni praticamente si cominciava a sentire la richiesta della finitura in PVD, e noi eravamo un bivio perché dovevamo attrezzarci per poterci fare i colori internamente. O sceglievamo il metodo tradizionale, che era il trattamento galvanico, quindi mettere un piccolo impianto con delle vasche per la galvanica, oppure fare un po' questo salto orientandoci verso quello che era il PVD. Abbiamo scelto il PVD perché lo vedevamo come una lavorazione rivolta al futuro, una lavorazione ecologica e sostenibile rispetto a quello che poteva essere un trattamento galvanico, e una lavorazione con un livello di qualità e di resistenza nel tempo molto superiori. Benissimo. Allora oggi possiamo dire che il PVD aggiunge un valore alla filiera produttiva al momento della sua scelta. Il PVD aggiunge assolutamente sì un elevato valore al prodotto, ed è anche riconosciuto dal mercato, i prodotti in PVD, come un livello di alta qualità e di alta durata nel tempo. Bene, un'altra cosa, voi avete in casa le due più importanti tecnologie PVD, che è l'arco catodico ma anche lo sputtering, sotto la figura di Hippo, il nostro catodo centrale di alta produttività, il quale vi ha permesso di fare un product basket molto grande a livello di colori e quanto il mercato ti richiede. Con l'Hippo vai su un nero che è anche un risultato ottimo. Certo. Oltre, cosa ti può concedere oggi il PVD e cosa vedi nel futuro del PVD? Allora, tu hai detto bene, noi abbiamo tutte le tecnologie che ci hanno permesso di fare inizialmente con la prima macchina i colori principali, dove siamo partiti con l'oro, con il rame, il copper diciamo, e poi con il gunmetal, colori che abbiamo portato avanti inizialmente, che ci hanno permesso di sostituire subito quello che era il trattamento galvanico speciale, perché noi oggi tutto quello che è oro lo facciamo col PVD, e anche quello che è il gunmetal era il vecchio cromo nero, e con il copper e con i bronzi riusciamo a fare dei colori che sono molto richiesti negli ultimi tempi. Il nero l'abbiamo aggiunto con la seconda macchina, perché prima appunto non avevamo la tecnologia e ci sta dando delle soddisfazioni veramente importanti. Adesso quello che puntiamo è di introdurre il sistema BioK, che è la vostra tecnologia che ci fornite per quanto riguarda l'antibatterico, per poter fornire al mercato anche un prodotto con un livello igienico-sanitario più elevato. Marco, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi. Questa buona informazione, ti auguro un buon futuro sempre insieme a noi con Kenosistec e il successo nei prossimi passi del PVD. Grazie per la collaborazione fino ad ora. Buongiorno Simone. Buongiorno Antonio. Simone Naldi, responsabile del reparto PVD ad Almar. Il PVD è arrivato ad Almar circa 4 anni fa come soluzione al processo di finitura. Com'è stato il percorso a iniziare e al giorno d'oggi sulla gestione del processo del PVD? Guarda Antonio, io sono partito da zero, nel senso che il mondo del PVD lo conoscevo perché lavorando in questa azienda come controllo qualità vedevo in ingresso e in entrata quelli che erano i componenti già lavorati. Quindi partendo da zero non sapevo assolutamente cosa fosse la tecnologia del PVD a livello teorico e pratico. Grazie anche a Kenosistec, che mi ha fornito le basi principali per operare con la macchina, siamo riusciti a partire con il piede giusto. Ecco, il mondo del PVD, sul consiglio che do data la mia esperienza, è che seguendo le indicazioni basi che ti vengono date dai fornitori, in questo caso Kenosistec, il mondo è
estremamente semplice, nel senso che nella sua complessità i macchinari sono molto complessi, ma sono molto semplici da utilizzare nell'utilizzo comune quotidiano. Ci sono tante funzionalità automatiche che ti permettono l'utilizzo quotidiano senza avere grosse problematiche. Oggi il PVD è un complesso di processi o è soltanto quello che molti pensano entrare in camera? Quali sono i passi a seguire un po'? Ci sono dei passi da seguire correttamente, con attenzione, per avere un risultato eccellente del prodotto. I passi principali sono quelli sicuramente della pulizia. I pezzi devono essere puliti, bisogna aver cura nell'utilizzare protezioni come i guanti in lattice, piuttosto che dei macchinari che aiutino il processo PVD nel lavaggio e nella preparazione dei pezzi. Noi abbiamo in casa un lavaggio industriale che ci permette di pulire nel migliore dei modi e senza la svista dell'occhio umano i particolari. Quindi, sommato al processo di per sé del PVD, ci sono dei paletti, ecco, da seguire, che seguiti con cura ti permettono di avere un risultato eccellente, ecco. Bene, per concludere, oggi, se dovessi lanciare un invito a chi vuole entrare al mondo del PVD, quali sarebbero i suggerimenti e dove vedi il futuro anche del PVD per l'azienda? Ma sicuramente come suggerimento consiglierei di seguire tutto ciò che viene detto dal fornitore, perché con la loro esperienza sono in grado di darti quantomeno i primi passi dove imparare e capire cos'è veramente il mondo del PVD. Da quello seguire sempre quella strada e non fare di testa propria quando si inizia a prendere più confidenza, perché in questo caso è il peggior nemico che si possa avere. Se si seguono passo passo i passi che vengono spiegati, vengono messi in pratica inizialmente, è un mondo facile nell'utilizzo quotidiano, ma nella sua complessità. Allora, ti ringrazio Simone. Oggi smitifichiamo che il PVD è un processo che è soltanto per scienziati. Abbiamo un esempio qua, è in azienda, è il futuro di questa azienda e può essere anche il presente di tante altre. È soltanto una scelta. Simone, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi. Ti auguro un continuo successo. Grazie a voi. Grazie. Bene, ringrazio Marco e Simone della Almar per questo loro contributo prezioso e lascio la parola all'ingegner Perugini, il direttore tecnico di Kenosystec, che vi darà dei maggiori dettagli sulle tecnologie di deposizione PVD e le confronterà con altre tecnologie di deposizione. Très bien, merci alors à Marco et à Simone pour leur contribution. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Perugini, directeur technique de Kenosystec, qui va nous expliquer dans le détail. Merci. Avanti. Buongiorno. Prendendo un qualsiasi substrato di un qualsiasi materiale, le proprietà superficiali di questo materiale possono essere modificate con l'aggiunta di un film sottile. Le proprietà principali che possono essere modificate sulla superficie di un substrato sono molte. Tra le più importanti possiamo ricordare una maggiore resistenza, una modifica dell'aspetto estetico, la possibilità di variare alcune proprietà quali l'attrito e la bagnabilità. Un film sottile viene deposto seguendo alcuni parametri facilmente riproducibili, tra cui l'uniformità, l'adesione et l'aspect esthétique. Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, si nous prenons n'importe quel substrat de n'importe quel matériau, les propriétés de surface de ce matériau peuvent être modifiées en y ajoutant une couche mince. Et à travers cette couche mince, on obtient des propriétés qui peuvent être modifiées soit sur la surface du substrat et soit sur le matériau lui-même. Voilà les principaux avantages. On augmente la résistance, il y a une modification de l'aspect esthétique et après, il y a aussi la possibilité de faire varier certaines propriétés telles que le frottement ou la mouillabilité.
un film mince est déposé en respectant certains paramètres facilement reproductibles et notamment l'uniformité, l'adhérence et les résultats esthétiques. Avanti. Molte sono le tecnologie per deporre film sottili, che variano dai processi galvanici ai processi thermal spraying, per arrivare a processi chimico-fisici quali il CVD o il PVD. Ognuno di questi processi ha vantaggi e svantaggi legati sia alle proprietà del film sia alle caratteristiche intrinseche della tecnologia. Nel corso del tempo, alcune tecnologie hanno sostituito altre per problematiche sia di costo che di impatto ambientale. Alors, de nombreuses technologies permettent de déposer des couches minces, qu'il s'agisse de procédés galvaniques, de pulvérisation thermique ou de procédés chimiques et physiques tels que le dépôt chimique en phase vapeur CVD ou le dépôt physique en phase vapeur PVD. Et chacun de ces procédés présente des avantages et des désavantages liés à la fois aux propriétés du film et aux caractéristiques intrinsèques de la technologie. Au fil du temps, certaines technologies ont remplacé d'autres en raison de leur coût et de leur impact sur l'environnement. La tecnologia PVD permette di avere ottime performance sul deposito, con costi ridotti e basso impatto ambientale. Il limite di questa tecnologia è principalmente la conformità della deposizione. Pezzi complicati a livello geometrico sono più difficili ed è una tecnologia con una ridotta velocità di deposizione. Nella camera vengono introdotti componenti puliti, viene fatto il vuoto e a questo punto può essere depositato un qualsiasi tipo di materiale su un qualsiasi materiale. Alors, la technologie PVD permet d'excellentes performances de dépôt avec des coûts réduits et un faible impact sur l'environnement. La limite de cette technologie est principalement la conformité du dépôt. Les pièces géométriquement compliquées sont plus difficiles à réaliser et il s'agit d'une technologie avec une vitesse de dépôt réduite. Les composants propres sont introduits dans la chambre, un vide est créé et alors n'importe quel type de matériau peut être déposé sur n'importe quel matériau. La nuova tecnologia brevettata IPPO permette di aumentare la produttività di questa tecnologia, riducendone quindi il costo. Minor costo energetico, minor costo del materiale da depositare e deposizione più veloce. Queste sono le caratteristiche chiave di questa tecnologia. La nouvelle technologie brevetée IPPO permet d'augmenter la productivité de cette technologie en réduisant ainsi les coûts. Le coût énergétique sera plus faible, un coût du matériau à déposer plus bas et donc avantageux et un dépôt plus rapide. Voilà seulement quelques-unes des principales caractéristiques de cette technologie. Nel settore decorativo, questa tecnologia permette di deporre materiali metallici o composti al fine di modificare il colore dell'oggetto. I più richiesti del mercato sono il color nero e il colore oro. Dans le secteur de la déco, cette technologie permet de poser des matériaux métalliques ou composites afin de changer la couleur de l'objet. Et les couleurs les plus demandées sont le noir et l'or. Oltre alle funzioni estetiche, è possibile dare delle proprietà diverse alla superficie. Una di queste è quella di essere antibatterica e antivirale tramite il processo BioK. En plus des fonctions esthétiques,
Grâce au procédé BioK, on peut conférer à la surface différentes propriétés, dont celle d'être antibactérienne et antivirale. BioK è stato testato dal Dipartimento di Microbiologia dell'Università degli Studi di Milano sia su batteri sia sui virus e i test ne hanno confermato la piena efficacia. BioK a été testé par l'Université de Milan, soit sur des bactéries, soit sur des virus, et les tests ont confirmé leur efficacité. Grazie Stefano, e spero che la tua presentazione abbia dato almeno una serie di elementi fondamentali sul PVD. Lascio adesso la parola all'ingegner Antonio Angolemme che illustrerà alcuni dei prodotti e servizi di Kenosystec con l'obiettivo di accompagnare i clienti su un percorso di introduzione o di completamento della tecnologia PVD presso le loro fabbriche. Alors, merci Stefano, et j'espère que ta présentation puisse avoir mieux expliqué quels sont les éléments fondamentaux de la technologie PVD. Et donc maintenant, je passe la parole à l'ingénieur Angolemme qui va illustrer certains des produits et des services de Kenosystec dans le but d'accompagner les clients sur la voie de l'introduction de la technologie PVD dans leur site de production. Buongiorno a tutti, grazie Mauro. Oggi il PVD è considerato una finitura superficiale che risponde alle continue esigenze del mercato. Le prefinizioni fanno capire quanto continuerà a prendere importanza e quanto aiuterà anche il sistema produttivo a generare prodotti più efficienti, più economici, ma anche adeguati alle nuove normative ambientali europee. Alors, bonjour tout le monde et merci Mauro. Aujourd'hui, le PVD est déjà considéré comme une finition de surface qui répond aux besoins constants du marché. Les prévisions montrent qu'il continuera à gagner en importance et à aider le système de production à réaliser des produits plus performants, moins chers et adaptés aux nouvelles réglementations environnementales européennes. Una domanda, quali sono i settori che puntano più il PVD e che fanno crescere questi numeri? Soprattutto i settori in cui la finitura, ma anche le caratteristiche come la resistenza, la durabilità e la flessibilità saranno i fattori fondamentali. Come già anticipato da Stefano oggi, le tecnologie che il mercato usa maggiormente sono l'arco catodico, il PHVD e lo sputtering. Ognuno ha le proprie caratteristiche che offrirà forniture più specifiche. Quindi la domanda sorge spontanea. Come scelgo quale PVD usare? E per questo vi aiutiamo noi. Alors, quels sont les secteurs qui misent le plus sur le PVD et qui vont faire évoluer ces chiffres? C'est la question. Avant tout, ce sont les secteurs où la finition, mais aussi les caractéristiques telles que la résistance, la durabilité et la flexibilité seront de plus en plus des facteurs clés. Comme Stefano l'a évoqué, les technologies les plus utilisées sur le marché sont aujourd'hui l'arc cathodique, le PECVD dépôt plasma sous vide et la pulvérisation cathodique sputtering. Chacune de ses propres caractéristiques pour offrir des définitions plus spécifiques. Et alors, la question qui se pose est la suivante. Comment choisir quel type de PVD utiliser? Et nous sommes ici pour vous aider. La risposta, la serie KS. Impianti che permettono di includere tutte e tre le tecnologie, se necessario, senza perdere la semplicità di utilizzo. Robusto e con un design accattivante è un vero gioiello di impianto. Cominciare a fare finiture PVD con gli impianti KS è molto semplice, vi assicuro. Non è più il rocket science che era considerato.
è davvero a portata di tutti. È un impianto in più che può portare valore alla vostra filiera produttiva. Alors, la réponse est la série KS, des installations qui permettent de combiner les trois technologies, le cas échéant, sans perdre en facilité d'utilisation. KS est solide avec un design attrayant. Cette installation est un véritable bijou. Et commencer à faire de la finition PVD avec les installations KS est vraiment très facile. Je vous l'assure, ce n'est pas la mer à boire. C'est vraiment à la portée de tout le monde. C'est une installation de plus qui peut apporter une plus-value à votre chaîne de production. Conosciamo molto bene quali possono essere i dubbi e le necessità di produzione del settore. È per questo motivo che proponiamo un ventaglio di opzioni adeguate. Partiamo dalla serie KS1000, un impianto compatto mirato a un robusto e grandi capacità di camera come il 1300, capace di soddisfare più esigenze di produzione, per forma e grandezza di pezzo. Senza lasciare da parte la versione Speed, che permette di ridurre i tempi di produzione, ma anche adattarsi agli spazi disponibili. Per ultimo la serie Chrome Plus, di cui già abbiamo parlato prima e che sostituirà il cromo galvanico sulla plastica. Alors, nous connaissons très bien quelles sont les inquiétudes et les besoins de l'industrie en matière de production. C'est pourquoi nous proposons une gamme d'options adaptées. Nous commençons par la KS1000, une installation compacte destinée à des productions de petite taille, et nous poursuivons avec la KS1300, une installation solide avec une chambre de grande capacité capable de répondre à des exigences de production multiples, soit en termes de forme que de taille de la pièce. Mais il ne faut pas oublier la version Speed qui, comme le dit son nom, réduit le temps de production, mais est capable aussi de s'adapter aux espaces disponibles. Enfin, la série Chrome Plus, dont nous avons déjà parlé et qui va bientôt remplacer la chrome galvanique sur le plastique. Forse ancora non abbiamo risposto alla vostra domanda. Qual è la configurazione che devo usare? La giusta combinazione sarà costruita sulla base delle vostre esigenze, la nostra expertise è a vostra disposizione e perché possiate raggiungere la configurazione adatta ai vostri bisogni. Peut-être alors nous n'avons pas encore répondu à plein à votre question. Quelle est la configuration que dois-je utiliser? La bonne configuration sera construite alors sur la base de vos besoins. Notre expertise est à votre disposition afin que vous puissiez obtenir la meilleure configuration pour toutes vos exigences. Una delle richieste più comuni è di raggiungere una tonalità o colore e finitura specifica. Kenosystek ha sviluppato e mette a disposizione un palette di colori da utilizzare sui diversi substrati, come l'acciaio, la zama, la plastica o l'ottone, permettendo di avere componenti unici. Ma possiamo andare oltre. Per esempio, è possibile customizzare o mettere a punto colori che permettono di dare unicità al vostro prodotto. Alors, l'une des exigences les plus courantes est d'obtenir une teinte ou une couleur de finition bien spécifique. Kenosystek a développé et met à disposition une vaste palette de couleurs à utiliser sur différents substrats, tels que par exemple l'acier, le zamac, le plastique ou le laiton, ce qui vous permet d'avoir un composant unique, mais nous pouvons aussi aller plus loin. Par exemple, vous pouvez personnaliser ou affiner les couleurs pour donner à votre produit un caractère vraiment unique. Tutto questo esposto prima lo racchiudiamo in un pacchetto, che è il Cleaning, Coating and Testing, dove partendo dalla fase di ricevimento del pezzo fino a testarlo o validarlo, possiamo aiutarvi a mettere a punto il vostro processo PVD. Vi aiutiamo a capire le procedure e le good practice per superare ogni singola fase, in modo da assicurare un ottimo PVD e la piena autonomia, dopo avervi affiancato per un periodo di coaching.
Et tout cela, nous pouvons le encapsuler dans un package que nous avons appelé le paquet Clean Coating and Testing, où, à partir de la phase de réception de la pièce jusqu'à son essai ou sa validation, nous pouvons vous aider à peaufiner votre processus de PVD. Nous vous aidons à comprendre les procédures et les bonnes pratiques pour franchir chaque étape afin de garantir un processus de PVD optimal en complète autonomie, après vous avoir accompagné pendant une période de formation. Bene, ringrazio Antonio e adesso direi di aprire la sessione delle domande. Fatele pure in francese, la signora Nive poi ce le tradurrà e tra Antonio, Stefano ed eventualmente me, dove necessario, vi risponderemo. Come vi dicevo all'inizio, per chiedere le slide di questa presentazione è sufficiente che inviate i vostri contatti all'ingegnere Angolemme e lui poi vi spedirà il fascicolo della presentazione. Alors, très bien, merci Antonio. Maintenant, on peut passer aux questions et nous allons ouvrir justement cette session ouverte, questions-réponses. Vous pouvez poser les questions même en français. Je vais les traduire pour Monsieur Antonio, Stefano et aussi pour Monsieur Mauro. Si, comme je vous le disais au tout début, si vous voulez les diapos, il suffit de nous d'envoyer votre contact et votre adresse email à Monsieur Angolemme et il va vous envoyer le dossier avec la présentation. Merci. La première question qu'on a reçue, est-il possible de réaliser d'autres couleurs avec Hippo ou le noir seulement? E qui lascio la parola ad Antonio dopo che Nive gliel'avrà tradotta. Domandano se è possibile realizzare altri colori con Hippo oltre al nero. Pronto? Sì, grazie. Sì, oggi facciamo con Hippo tutta la graduazione del nero fino ad arrivare al colore vero galvanico, passando dall'antracite e anche altre tonalità come il gunmetal. Ma ci stiamo già lavorando su altre finiture, altri colori, anche aggiungendo nuove tecnologie di punta con altri alimentatori che ci permetteranno anche di fare dei colori molto richiesti come l'oro rosa o il bronzo, ma aggiungendo caratteristiche specifiche di maggior valore. Oui, aujourd'hui, avec Hippo, nous couvrons toutes les nuances du noir, du chrome jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le canon de fusil, l'anthracite et même le noir brillant ou métallisé. Nous envisageons d'utiliser Hippo également pour des couleurs plus spécifiques qui donnent une caractéristique différente telle que l'or rose et n'importe quelle autre nuance est possible pour améliorer la qualité de vos produits. Merci Nive. Une deuxième demande qu'on a reçue, combien de personnes sont nécessaires pour gérer l'installation? Antonio, si tu veux répondre directement, après Nive va la traduire. Quanti operatori sono necessari quindi per gestire un impianto? Oggi la priorità soltanto di carico e scarico dei substrati e il lancio di ciclo e manutenzione. Vuol dire che una sola persona gestisce direttamente l'impianto e dopo riceve soltanto aiuto per questa attività precedente del carico e lo scarico. Alors, aujourd'hui, nos installations comportent
justement seulement les actions de chargement et déchargement des substrats et ensuite le lancement du cycle. Donc, pour tout cela, une personne est suffisante pour gérer l'installation et après, il aura besoin de quelqu'un qui puisse l'aider pour les autres phases. Merci Nive. Une troisième question, c'est avec quelle fréquence faut-il changer une cible hypo? Et Antonio, je pense que tu peux encore répondre à ça. Après Nive va traduire. L'altra domanda per Antonio è: con quale frequenza bisogna cambiare i target IPO? Dato il processo nero, un target ogni mese su un turno su turni di 3 turni al giorno, scusate, più o meno è quella la frequenza di cambio. Alors, compte tenu du processus noir, à raison de 3 postes par jour, environ, disons, une cible par mois est consommée. Merci. Une quatrième demande, c'est quelle fréquence d'entretien nécessite une installation d'une machine comme système? Je ne sais pas, Stefano, éventuellement ou Antonio, pour votre réponse. L'altra domanda è la frequenza della manutenzione. Che tipo è la frequenza di manutenzione? Ma un normale processo di manutenzione è smontaggio e sabbiatura degli schermi interni. Su 3 turni è circa 2 volte a settimana e poi ci sono quelle manutenzioni preventive che possiamo dire una cadenza semestrale per la macchina. Alors, pour un processus d'entretien normal, disons par exemple le démontage des écrans et leur décapage, ceci est fait à des intervalles variables, en général 2 fois par semaine, si vous avez prévu 3 équipes sur l'installation, de travailler sur poste sur 3 équipes. Et ensuite, il y a toutes les opérations de maintenance préventive que nous suggérons de faire tous les 6 mois. Merci Nive. On a encore une demande qui est votre contact en France. Je pense répondre moi-même. Vu la proximité qu'on a entre Milan et le territoire français, normalement, on gère directement les installations et les services après-vente les plus importants si est nécessaire, mais de toute façon, on a aussi 2 sociétés. La première, c'est une société française qui nous supporte localement pour ce qui concerne les installations, les services les plus vite, et la société DKSK. Et après, on est en train d'évaluer avec notre filiale française s'il peut y être aussi notre filiale de la société holding, si on peut supporter notre présence en France dans le futur. Il y a aussi une autre demande. Les processus BioK donc utilisent la même cathode HIPPO, mais avec un matériau cible divers. Et si j'ai bien compris, est-il protégé par un brevet d'invention? En fait, il y a 2 processus PVD dont on doit tenir compte. Merci de la demande. Je pense qu'après la traduzione di Nive peut répondre Stefano aussi. Quindi il processo BIOC si svolge quindi con lo stesso catodo HIPPO, però con un materiale target diverso, giusto? E allora, se ho capito bene, è protetto anche questo da un brevetto. Si tratta allora di 2 procedure PVD da prendere in considerazione?
Sì, il BioK è protetta da un nostro patent già conseguito che Kenosystek ha insieme all'Istituto Italiano di Tecnologia e che è uno dei principali istituti di ricerca di tecnologia industriale italiani. Sono due processi differenti e Alma, per esempio, porterà sul mercato una linea di prodotto specifica BioK. Oui, il est protégé par un brevet qui a déjà été obtenu par Kenosystek, qui détient en collaboration. Ce brevet est détenu par Kenosystek et il a obtenu en collaboration avec l'Institut italien de technologie, l'un des principaux instituts de recherche en technologie industrielle en Italie. Et donc, on peut dire qu'on applique un double processus différent, ce que fait Almar, par exemple, à présent, et qui va lancer bientôt une nouvelle ligne spécifique sur le marché avec BioK. Merci Nive. Une autre question arrivée. Vous avez parlé de Chrome Plus. Pouvez-vous nous donner quelques informations de plus? Stefano, je pense que c'est encore una domanda per te. Je laisse le temps a Nive di tradurre. Allora Stefano, un'altra domanda per te. Abbiamo citato Chrome Plus. Puoi darci qualche dettaglio in più? Sì. Allora, Chrome Plus è un processo bistrato che usa una vernice UV sopra il componente plastico e poi c'è un deposito PVD con un processo di deposizione patentato che usa la tecnologia IPPO. Questo test, diciamo questa deposizione supera tutti i test automotive che sono tra i più gravosi del settore. Alors, Chrome Plus est un procédé bicouche qui utilise un vernis UV sur des composants en plastique et ensuite un dépôt PVD avec un procédé de dépôt breveté qui utilise la technologie IPPO, comme je le disais avant, et il est conforme à tous les tests automobiles qui sont justement les plus stricts du marché. Merci Nive. Une dernière question. Combien coûte un cycle de déposition approximativement sur un équipement PVD? Je pense que Stefano encore peut donner une réponse à ça. Nive, s'il vous plaît. Un'altra domanda per Stefano. Quanto costa un ciclo di deposito più o meno su un impianto KS? Tenendo conto di varie tipologie di processi, in media un'ora di ciclo costa tra i 200 e 250 euro. Alors, compte tenu des différents types de procédés, à peu près une heure de cycle coûte entre 200 et 250 euros. Oui, je pense que dans cette chiffre, c'est inclus tous les coûts, les matériaux, l'électricité, les personnes qui travaillent sur la machine. Seulement pour indiquer ce que c'est dedans ce coût. Une autre question arrivée maintenant. Quel niveau de transparence du film BioK? Peut-être Stefano encore pour toi. E che livello di trasparenza BioK? Diciamo che il livello di trasparenza è quasi perfetto, è pieno e modulabile anche come elemento di differenziazione rispetto al prodotto standard, che può essere anche gestibile a secondo delle preferenze, ma di base è trasparente. Alors, disons que de base, le niveau de transparence est presque excellent. Il est plein et modulable et il aide à démarquer
cet élément des produits standards. Le degré de transparence peut être maîtrisé selon les exigences et les préférences de chacun, mais, je répète, c'est presque parfait. Bene, je remercie tous, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Ringrazio tutti i partecipanti, è stato, spero, un'oretta interessante per tutti voi. Come detto, qualunque domanda o qualunque richiesta di ulteriori informazioni, l'ingegnere Antonio Angolemme è disponibile per approfondimenti. Ringrazio ancora Stefano, Nive et Antonio et auguro una buona giornata a tutti. Alors, merci tout le monde. J'espère que cette heure que nous avons passée ensemble a été intéressante pour tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez demander à l'ingénieur Angolemme pour avoir tout complément de renseignements. Merci encore à Stefano, à l'ingénieur Angolemme et à la traductrice. Merci. Un saluto a tutti, au revoir.